Ma i video tutorial, i video che ti spiegano come fare una cosa passo dopo passo, stanno morendo? Cioè, c'è un futuro per questo tipo di video? Questo è un po' il tema principale di cui parlerò nel video di oggi. Ti spiegherò anche come mai io personalmente ho intenzione di fare sempre meno questo tipo di video, forse zero, forse pochi, non lo so, e ti motiverò la mia scelta. Allora, intanto questo canale non è un canale 100% orto. Sì, è vero, è una grande parte, ma non parlo solamente di orto. Comunque, per il primo esempio, parlerò appunto di canali relativi all'orto. Quindi, cioè, il primo motivo per cui io personalmente farò sempre meno questo tipo di contenuti è perché di quel tipo di canali ce ne sono già a centinaia e centinaia. Canali che fanno video sull'orto, ti spiegano come fare ogni coltivazione, cosa coltivare a febbraio, eccetera, eccetera. Ci sono molti canali grandi, 100.000 volte più bravi di me, con un pubblico molto più grande di me, quindi per me personalmente non ha senso, diciamo, mettermi in competizione con quei canali, non è una cosa che mi interessa. Comunque, anche per alcuni di questi canali o canali, diciamo, di media grandezza, non so quanto senso abbia fare così, perché magari non solo a me, forse anche a te, però diciamo che sono un pochettino con il massimo rispetto per chi fa quel tipo di video, come per esempio 5 ortaggi da seminare a marzo o 5 trucchi o 5 errori, cioè sì, belli, però cioè, ora ce ne sono migliaia, cioè a meno che tu non sia proprio cioè, veramente un principiante, cioè l'hai già visto il solito video l'anno scorso, l'anno prima e l'anno precedente, quindi belli, bellissimi, bravi, bravissimi chi li fa, e canali anche che insomma hanno staff, insomma che li aiutano a fare dei video molto belli anche a livello di montaggio, e comunque anche da consumatore, non solo da creator, diciamo che personalmente mi hanno un po' stancato quel tipo di contenuti. E a questo proposito mi allaccio al prossimo punto del video, ovvero che tante persone, soprattutto i più giovani, soprattutto chi ha poco tempo, ormai se devono cercare delle informazioni relative a una certa cultura, ora rimango nel tema orto, ma si può applicare anche a altri settori, non si mettono più a cercare il video su YouTube o su Google, perché un tempo c'erano, diciamo, i libri, poi sono arrivati i video, e poi Google, adesso c'è l'intelligenza artificiale. Quindi è evidente che se una persona che ha poco tempo, magari è pratica di computer, eccetera, eccetera, piuttosto che guardarsi il video da 15 minuti in cui ti parla, non lo so, della coltivazione dell'aglio, ci vuole il terreno sciolto, drenante, vangare a fondo, poi metti lo, insomma, 15 minuti, aprono ChatGPT, scrivono ma per coltivare l'aglio, oppure alla distanza di trapianto, oppure quando lo devo piantare, eccetera, eccetera. Ora, cosa ne penso io dell'intelligenza artificiale? Cioè, la uso, cioè, la uso. Ho l'applicazione che tutti abbiamo, credo, quindi ChatGPT, però non la uso per farci l'orto, perché se l'hai provata lo sai che cioè, è un'applicazione che va per dati generici, ma non sarà mai in grado di sapere il tuo microclima, il clima dove sei te, insomma, ci sono troppe variabili che, cioè, può darti delle informazioni generali, e tante persone si appoggiano appunto a questa applicazione, lo capisco, per qualcosina lo uso anch'io, però non per cose, cioè non mi fido mai al 100%. Però ecco, i video tutorial, come fare una cosa, molto spesso mi dà l'idea, poi scrivimi nei commenti se mi sto sbagliando, che vengono sostituiti da delle ricerche molto veloci, con dei risultati molto veloci su applicazioni di intelligenza artificiale. Quindi ecco anche perché, sempre ritornando al mio canale, non ha senso che A, mi metto in competizione con canali molto più grandi e molto più bravi di me, B, e mettersi in competizione per certe cose con l'intelligenza artificiale, che adesso è già, diciamo, io non mi fido al 100%, fammi sapere se te ti fidi al 100%, però già una serie di informazioni, diciamo, informazioni non troppo importanti per la tua vita, comunque le possiamo trovare e le possiamo utilizzare. Poi però c'è un altro fattore ancora più importante che secondo me va a incidere molto sul futuro di questo tipo di contenuti, appunto i tutorial fai da te, scusami, fai così passo dopo passo, è il fatto che le persone al giorno d'oggi cercano sì informazioni,
ma cercano anche delle connessioni quando aprono, per esempio, YouTube, dove sei adesso. Quindi se cercano delle informazioni tecniche più specifiche su come fare una cosa, come cucinare un piatto, una ricetta, quanti grammi di questa cosa, oppure la distanza di trapianto di una cosa, è chiaro che Google, l'intelligenza artificiale sono, secondo me, le cose che sono già più usate adesso e lo saranno anche in futuro. Ma poi c'è appunto anche, ci sono le persone che aprono YouTube per magari sì, parlare di orto, parlare di coltivare pomodori, eccetera, eccetera, ma cercano la connessione, vogliono le esperienze personali di chi sta parlando in quel video. Quindi è evidente che, ti ripeto, non ho detto che non farò mai più video di quel tipo, però se ti devo fare un video in cui parlo di come coltivare dei pomodori, magari delle varietà specifiche, cioè comunque ci deve essere una cosa particolare, l'esperienza particolare, magari ti viene fatto vedere un errore. Guarda, 2 settimane fa, mi sembra, ho fatto un video della semina delle carote, la prima semina di quest'anno. Però nel video ho seminato 3 varietà diverse, ti ho motivato il perché e mentre che lo facevo, nella situazione specifica, la serra laggiù, non so se si vede, ti spiegavo la situazione specifica della serra, no dig, eccetera, eccetera, mi sono reso conto di aver fatto un errore con la pacciamatura. E di questo errore ne parlo alla fine del video, però non t'ho fatto il classico discorso che fanno molti canali e c'è un motivo se lo fanno, lo capisco. Per loro evidentemente è il lavoro, YouTube o comunque creazione di contenuti. Non è che ti ho detto guarda ti faccio vedere la semina di 3 varietà di carote e alla fine ti faccio vedere un errore che poteva compromettere tutto, però guarda il video fino alla fine. Massimo rispetto per chi lo fa, però boh, io personalmente non mi ci ritrovo. Quindi boh, se un giorno farò discorsi di quel tipo guarda il video fino alla fine, scrivimelo nei commenti, dimmi guarda sei un cialtrone, avevi detto che non lo facevi. No, vabbè, non lo so, io i video sono molto improvvisati. Però ecco, se c'è una connessione particolare in quel video relativo a quegli ortaggi che stai facendo vedere o al tuo piccolo orticello, non so, qualsiasi sia il tema del video, non deve essere per forza l'orto, allora è un conto. Magari lo spettatore, che poi qui c'è un po' uno spartiacque, no? Perché a qualcuno gli sta simpatico, a qualcuno non gli sta simpatico. Quelli a cui stai antipatico, diciamo che guarda, meglio, lo vedono, li stai sulle scatole, vanno via, non ritornano più. Punto, hai già fatto una selezione. Ma quelli che invece gli piace il modo in cui spieghi le cose, c'è qualcosa, si è creata una connessione, diciamo, sono quelli che poi si iscrivono, magari ti lasciano un commento, che non deve essere per forza positivo al 100%, però comunque c'è una conversazione, si crea una community, ecco, è un po' il senso di fare anche i video. Se uno entra perché ha cercato, perché gli serve soltanto quell'informazione, guarda quell'informazione e poi scappa, per me il video non ha avuto, cioè sì, quella persona ha avuto l'informazione, però il video non ha avuto l'effetto che avrei voluto io, cioè creare una community e anche ovviamente le persone di iscriversi e poi tornare, perché per me non è un lavoro, però è evidente che mi fa piacere se i video fanno visualizzazione, se le persone ritornano. Quindi si deve creare una connessione e con i video tutorial secondo me è molto difficile farlo. Ecco che dare il proprio punto di vista, poi magari può essere anche giusto o sbagliato, si può essere in accordo o in disaccordo, però vale molto di più. Ecco, se ci sono i video tutti uguali che ti fanno vedere come rincalzare i finocchi, cioè, ce ne saranno migliaia di quei video, perché una persona, io o te se c'è il canale, non lo so, si deve mettere a fare video, cioè, di quel tipo lì. Secondo me non ha senso, cioè ha senso se ci metti veramente te stesso e quindi cioè, sei vero. Le persone se ne accorgono se quando parli nel video, cioè sei sincero, dici le cose veramente che pensi oppure no. E ti dico anche la verità, per la mia piccolissima esperienza, è anche molto più facile fare video in cui dici le cose come stanno, in cui sei te stesso. Se devi metterti a fare video con 100 inquadrature, che per la cronaca a me piace tantissimo fare un pochino di video un po' particolari, in passato in qualche video ho provato a fare delle intro, un po' cambi di inquadratura in 3 secondi, è molto divertente, però ci vuole tanto tempo per farlo, quindi
vista la dimensione del mio canale, cioè non ha senso, non posso farlo. È molto più facile fare video parlati così, o parlati nel mentre ti faccio vedere, come per esempio ho fatto la semina delle carote, ho fatto un video su un'erba aromatica giapponese, ma l'importante è dare il tuo punto di vista, secondo me. Quindi ecco, questo è un po' quello che penso sul futuro dei video tutorial, i video che ti spiegano le cose passo dopo passo, che ripeto sono utilissimi, ma ce ne sono già moltissimi su YouTube o su altre piattaforme, e inoltre ci sono delle cose che poi comunque invecchiano anche un pochettino male, delle conoscenze che abbiamo oggi che poi fra 2 anni non sono più valide. Comunque, per il momento in cui ve ne ho fatto il video, sono sicuramente una fonte di informazioni utili, anche se, ripeto, secondo me, soprattutto le generazioni più giovani, sono già con questo ChatGPT e altre cose che stanno arrivando anche molto più potenti dell'intelligenza artificiale. E non sono assolutamente contro questi strumenti, anzi, penso che sia fondamentale almeno avere una conoscenza di base. Io sono ancora abbastanza ignorante a riguardo, ma vorrei migliorare. Niente, io per oggi ho finito di sparare cavolate, no, non lo so, boh, ho fatto una riflessione un po' così. Fammi sapere cosa ne pensi. Se non sei iscritto al canale, considera di iscriverti. Se invece sei già iscritto, grazie. Se ti è piaciuto il video, mettimi mi piace, commenta, condividi e niente, ci vediamo alla prossima, spero. Ciao!